buongiorno a tutti. Siamo al Miramonti l'Altro. Io sono Philippe Leveillé, sono lo chef di questo ristorante. Siamo a Concesio, provincia di Brescia. Siamo qui per farvi vedere la bouillabaisse, grande piatto occitano, nata in Provence, piatto tipico di Marsiglia, e questo piatto sarà, trasformato per riuscire a lo far diventare un primo piatto a base di paccheri. Perché bouillabaisse? Partiamo da buia è bollire e besse abbassare. Ok, una cottura violenta all'inizio e lenta. La bouillabaisse è una soupe de poisson, una zuppa di pesce, semplicemente, con delle declinazioni che vanno a aggiungere determinati ingredienti, ma che rimangono sempre in questa zona, dunque a Marsiglia. Dicono che è nato da un quartiere ben preciso che si chiama la Canebière. La Canebière è intorno al porto di Marsiglia, le mogli dei pescatori. Il pesce che non era venduto al mercato si ritrovavano tutto questo pesce, e a quell'epoca lì il pesce non poteva tenersi, non esistevano frigoriferi, freezer, dunque era da trovare immediatamente un qualcosa da fare di questo pesce. E allora queste signore hanno creato questo piatto. All'inizio era fatto di pesce povero. Giustamente c'è anche l'amore del mestiere, il fatto di voler fare sempre bene, dunque cercare il meglio che si può trovare sul mercato. Scorfano, San Pietro, coda di rospo, triglie, gallinelle, diciamo che sono questi 5-6 pesci. Adesso andiamo in cucina, vediamo la ricetta tradizionale. Si partirà giustamente da me perché sono il più vecchio, dunque la tradizione, e poi dopo passerò la mano a Pier Giorgio Alghisi, che è il responsabile dei primi del Miramonti, e potrete vedere la trasformazione di una zuppa a un primo piatto italiano. Dunque, il pesce, prima cosa, non si lava. Si può asciacquare con dell'acqua salata, ma non si lava sotto il rubinetto. Questa è la cosa più terribile che uno può fare. San Pietro lo Scorfano, stare attento a tutte queste piccole effervescenze che hanno, che possono rovinare le mani. Dunque, grande attenzione, forbice, tagliate tutte le punte e state attento. La rascasse, lo Scorfano, questo nome in francese e in italiano è molto strano, di un pesce che ha una brutta faccia, abbastanza malmessa per essere sfilettato, perché devi stare attento, ma ad una bontà incredibile. Lo potrei anche chiamare il maiale del mare, perché nel Scorfano si mangia tutto. Possiamo tenere il fegato, il cuore, può essere anche aggiunto alla zuppa. La gallinella, bella, soda, vedi la freschezza, lo capisci subito. E poi dopo non può mancare il pesce che a me piace di più, il San Pietro. Il San Pietro è un pesce meraviglioso, come dicono il pesce che ha toccato San Pietro. Non so se avete notato, ma ha 2 segni sinistra e destra. Mettendo sopra la testa questi 2 dita così, si va a toccare l'imprento di San Pietro, si dice così. Ma sono belle le storie, soprattutto inventate dai pescatori. I pescatori hanno sempre amato il mare, ma hanno anche rispettato il mare. Dunque avevano forse delle credenze, e a me piace un po' di così, un po' di follia, un po' di credere o di non credere, ma è bella la storia. Dunque il San Pietro uguale, un pesce a 6 filetti, 3 da una parte e 3 dall'altra. L'unico pesce a avere 6 filetti.
tenete tutti gli scarti di pesce, perché questo servirà a fare, diciamo, un piccolo brodetto, perché qui c'è recupero, sempre recupero. La cottura è molto semplice, forse da una bocca di chi mi conosce sarà difficile sentire che si parte con dell'olio d'oliva e non del burro, perché Marsiglia fa parte del bacino mediterraneo e giustamente nel sud della Francia e tutta la parte provenzale, scendendo fino alle Pirenee, si usa l'olio d'oliva. L'apporto dell'aglio, l'aglio è molto importante, lo spicco d'aglio così intero, poi dopo sarà tolto alla fine, giustamente un aglio non trattato, un aglio naturale. Partiamo con questo letto di patate adagiate sull'olio d'olive. A Marsiglia, qualsiasi zona tu vai a mangiare la bouillabaisse, ti dicono no, la bouillabaisse la facciamo con l'aggiunto di pastis. Poi dopo tu vai in un'altra zona di Marsiglia e ti diranno no, assolutamente, si mette il finocchio. Poi dopo tu vai in un'altra zona, no, la bouillabaisse noi mettiamo le patate. Nel senso, dipende la massaia o la moglie del pescatore, cos'è che amava di più o soprattutto cos'è che aveva a quell'epoca lì sotto mano. L'apporto molto importante delle erbe aromatiche, margiolano, origano, basilico, timo. D'un'altra parte, con un'altra pentola, la guarnizione aromatica classica viene tostate leggermente. Quando io parlo di tostature siamo a un colore leggermente caramelle ma molto leggero, nel senso l'amaro non deve mai arrivare. Questi due elementi cominciano a cuocere insieme. Una volta che abbiamo la caramellizzazione giusta, le patate vengono adagiate sulle verdure. L'apporto della paprika. La paprika a quell'epoca lì era una merce di scambio, molto rara e molto prezioso. L'apporto, come dicevo prima, del pastis o non pastis. Se non c'è il pastis allora arriva il finocchio, se non c'è il finocchio arriva il finocchietto, o se non c'è il finocchietto arriva anche l'anice stellata, ma parliamo sempre di anice. Noi abbiamo deciso sulla porta dell'anice il finocchio, questa è una scelta nostra, nel senso tutta verdura. Il pesce viene adagiato quasi immediatamente. Qui si comincia a cuocere, vediamo nel senso un elemento liquido comincerà a uscire del pesce. Possiamo mettere i pomodori. I pomodori un elemento fondamentale della bouillabaisse. Giustamente l'inverno non c'è il pomodoro fresco. Io lavoro con un'azienda della regione della Campania che mi porta questi pomodori sotto vetro. Sulla porta dell'anice faccio sfumare anche il pastis. Una volta che siamo arrivati a questo livello, si viene a bagnare con il brodo di tutti i scarti. Anche qui sul brodo possiamo aggiungere della paprika e del zafferano, dunque comincio a avere un brodo colore ruggine. Quando siamo arrivati a questo colore e a questo sapore deciso, si può bagnare. Si bagna non all'altezza,
non deve essere immerso il pesce. Possiamo mettere il zafferano molto importante. Parliamo, come diceva il signor Marchesi, non di pistille, ma di stim di zafferano. Qui partiamo con il nome buia, dunque bolle. La cottura deve essere molto violenta la prima e cominciare a toccare il pesce, la consistenza del crudo che è sparita, ma non si sfalda il pesce ancora. Questo è importante perché la cottura della bouillabaisse si deve ritrovare fine cottura, bouillabaisse finita del pesce intero, non del pesce spapolato. Una volta che abbiamo deciso che la prima cottura è soddisfacente, andiamo a bouillabaisse e abbassiamo e qui si parte la cottura lenta. Su una bouillabaisse mediamente importante, e parliamo di 8 persone, siamo su un'oretta, un'ora e 20 di cottura. Poi dopo, naturalmente, si fa tutto da solo. E questa è la magia di tutte le zuppe di pesce. Io credo che tutti noi abbiamo la nostra bouillabaisse. Anche voi in Italia avete la bouillabaisse. Non si chiamerà bouillabaisse, si chiamerà caciucco. Come in Francia, nel senso, la bouillabaisse in Bretagne non si chiama bouillabaisse, si chiama soupe de poisson. Ho visto la zuppa di pesce anche a Hong Kong, non si chiama né zuppa di pesce, non si chiama bouillabaisse, ma aveva lo stesso senso, lo stesso piacere, sempre violente, sempre colorite, con dei sapori ben decisi. Dal solito la padella di cottura in determinati locali a Marsiglia viene portato direttamente come una paella. Tu hai il tuo pentolone per te e il cameriere o tu se sei bravo a sliscare il pesce, te lo adagi sulla tua fondina, tu prendi il tuo brodo, le patate in fondo che saranno leggermente caramellizzate e lo metti sul tuo piatto. Prendi il mestolo, bagni e viene sempre accompagnato dal pane tostate e passate con l'aglio, con un po' d'olio d'oliva e questa salsa rouille, queste patate aggiunte di paprika e montate con l'olio d'oliva. Ma questo è solo tradizione, qui sulla nostra ricetta non ci sarà. La tradizione della bouillabaisse l'abbiamo spiegato, dunque adesso la seconda fase, la fase diciamo italiana, il momento où la bouillabaisse di Marsiglia passa nelle cucine del Miramonti e si trasforma in un primo italiano a Brescia. Gli scarti del pesce, dell'olio alle spezie, fatto con un'infusione di curry, curcuma, paprika, zafferano, peperoncino, del pepe, per ricordare la bouillabaisse classica. Da una parte questa padella con l'olio dello scalogno, dell'olio alle spezie. Lasciamo andare un po' finché non prende un po' colore. Andremo ad aggiungere anche del burro, del sale, del pepe. Questa padella invece abbiamo fatto scaldare dell'olio, andremo a mettere carote, sedano e cipolla e dell'aglio. Anche qua dell'olio e le spezie, abbastanza abbondante diciamo. A questa dadolata di verdure andremo ad aggiungere lo scarto del pesce che prima abbiamo fatto tostare in forno con sempre il nostro olio e le spezie. Il pesce noi lo tostiamo per dare più colore, diciamo, al brodo finale e in più per perdere un po' di acqua e rendere più forte il sapore del pesce. Quando vedremo che inizia a fare un po' di fondo e inizia a attaccare, lo sfumeremo leggermente con del vino bianco. E poi andremo a coprire con dell'acqua fredda.
Questo qua verrà fatto bollire per circa 2 ore per ridurlo. Quando sarà circa a metà della padella lo scoleremo e andremo ancora in riduzione in un altro pentolino per fare la nostra salsa che concluderà il nostro packer. Del concentrato, al contrario della ricetta classica, è una salsa al pomodoro, qua per dare un po' più di colore anche. La nostra base è pronta, adesso andiamo a rosolare il pesce. Bisogna pressarlo apposta per cercare di far aderire tutto il pesce bene alla padella e all'olio, per così avere una rosolatura uniforme. Quando è bello colorato con l'olio inizieremo a mettere burro anche per renderlo più gustoso. Dopo che il pesce è ben rosolato andremo a metterlo nella padella dove abbiamo fatto prima il soffritto. Togliamo il burro di cottura e andremo a deglassare il fondo con del vino bianco per togliere tutto il sapore, diciamo, che è rimasto attaccato alla padella. Torniamo in padella con del brodo di pesce e lo faremo ridurre per circa 3-4 ore, andando ad aggiungere altro brodo se serve. Dopo le 3-4 ore andremo a passare questo salsa per dividere la salsa dalla polpa, cercare di lasciare il pesce il più secco, tra virgolette, possibile, per poi metterlo in un essiccatore per tutta la notte a circa 60 gradi. Otterremo questa sorta di polvere e poi andremo a metterla sul piatto come parte croccante e dare una consistenza diversa per concludere il piatto. Il momento della cottura della pasta sicuramente per un francese la più complicato è di capire perché uno nel suo modo di cucinare deve introdurre dei primi piatti. Non c'entra niente nella mia cultura perché la cultura francese è fatta di un entrée, di un pesce e di una carne. Un risotto, una pasta, una minestra, una crema non esistono. Dunque questo è stato il più complicato a capire e poi dopo a riprodurre. Devi imparare, devi leggere, devi guardare, devi ascoltare, devi avere delle persone intorno a te che ti fanno capire cos'è un primo piatto. Allora, dopo aver calato il pacchero, questa è la nostra salsa che è stata fatta ridurre. Invece da questa parte il brodo e le spezie che abbiamo fatto prima con gli scarti del pesce. Allora, questa riduzione andremo ad aggiungere panna leggermente. Poi del burro per fare, diciamo, questa sorta di burro bianco. E dopo aver fatto partire l'emulsione con del burro normale, andremo ad aggiungere del nostro burro alle spezie. Quando tutto il burro sarà bello sciolto, spegneremo il fuoco, aggiungere leggermente della panna per legare il tutto e andremo ad emulsionare la nostra salsa. Ad aggiustare di sale e di pepe e andremo a dare acidità con un tocco di succo di limone.
Unisciamo con la pasta. Gli ultimi 2-3 minuti di cottura verrà fatti risottare in questa riduzione per cercare di legare il tutto e farlo diventare bello cremoso. Adesso non ci rimane altro che impiattare. Andiamo a disporre 4-5 paccheri sul fondo del nostro piatto. Dell'olio verde, dell'olio al prezzemolo. E il nostro pesce essiccato. Una persona che ha già mangiato la bouillabaisse, che può venire dal mio ristorante e va a assaggiare la nostra pasta, dirà sicuramente non è una bouillabaisse. E allora, ma che sapori? Qui li ritroviamo. E questo, secondo me, la cosa importante è quando si va a toccare un piatto così, non devi assolutamente scendere sotto i suoi sapori, arrivare allo stesso o cercare di aumentare la sua potenza. Andremo a completare il nostro piatto con questa salsa, che completerà il piatto al tavolo. Questa è la nostra versione della bouillabaisse che diventa un pacchero in stile Miramonti l'altro. Dunque, le due ricette le avete viste e le potete fare a casa. Per l'innovazione noi vi aspettiamo, tutta la mia equipe di cucina, di sale, tutto il Miramonti. Devo ringraziare Italia Squisite per la sua professionalità e la sua gentilezza e come dicono dalle mie parti, che ne vaut.